Salve a tutti e bentornati sul mio canale dedicato ai dietro le quinte più sorprendenti dello spettacolo. Prima di immergerci nella nuova, entusiasmante vicenda che oggi vede protagonisti Dimet Özdemir e Can Yaman, vi ricordo che un semplice mi piace e l'iscrizione al canale sono il modo migliore per sostenere il nostro lavoro. I vostri click sono il carburante che mi permette di portarvi ogni settimana storie esclusive, interviste inedite e retroscena mai raccontati. Ma ora mettetevi comodi, perché la cronaca rosa turca sta per regalarci un capitolo che nessuno poteva prevedere. 2 carriere lanciate verso il cielo. Per chi fosse nuovo da queste parti, vale la pena ricordare come tutto ebbe inizio. Nel 2018 la soap Erkençikus esplose come un fenomeno globale, ascolti record in Turchia, distribuzione lampo in 40 paesi e un fandom internazionale che ancora oggi scambia fanart, fanfiction e videomontaggi in dozzine di lingue. Al centro della scena c'era la scintilla fra Dimet, che interpretava una giovane sognatrice di periferia, e Can, affascinante pubblicitario dallo spirito libero. La loro alchimia sul set fu talmente intensa da spingere sceneggiatori e registi ad ampliare le scene romantiche oltre la traccia originale. Nessuno immaginava che, fuori dal copione, quell'intesa potesse diventare qualcosa di più. Una volta terminata la serie, i due proseguirono su strade apparentemente divergenti. Dimet si lanciò in un melodramma a tinte paranormali, dimostrando di saper alternare commedia e tragedy. Can approdò in Italia per girare una serie in costume, perfezionando il proprio italiano fra le vie di Roma e le scogliere di Amalfi. Nel giro di 2 anni ciascuno aveva aggiunto al curriculum una manciata di premi, sponsorizzazioni con brand di lusso e, soprattutto, una schiera di fan pronti a difenderli a colpi di hashtag in qualsiasi discussione online. Il distacco e il patto di silenzio. Dietro la patina scintillante, però, l'eccessiva esposizione mediatica logorava la vita privata di entrambi. Giornalisti a caccia di scoop li seguivano all'uscita dalle palestre e li fotografavano anche durante le visite familiari. Così, nel marzo 2023, un comunicato congiunto annunciò una scelta condivisa di concentrare energie sulla crescita professionale, senza interferenze sulla sfera intima. Parole neutre che mascheravano decisioni difficili. L'agente di Can raccontò in privato di telefonate notturne per definire confini invalicabili, mentre un'amica di Dimet parlò di un patto di silenzio per non alimentare gossip sui sentimenti. Per tutta la stagione 2023-24 parvero 2 stelle in orbita opposta. Lei girava spot in Spagna, lui si divideva fra set in Ungheria e serate di gala a Milano. Eppure, proprio quelle rotte internazionali tracciavano, senza che nessuno se ne rendesse conto, le coordinate di un futuro incrocio. La scintilla al Festival di Antalya. Arriviamo a novembre 2024. Il Festival di Antalya organizza per la prima volta un panel interamente dedicato all'esportazione delle serie turche. La direzione artistica invita sia Dimet sia Can come ambasciatori del successo globale. I due, complici gli agenti, accettano senza fare domande incrociate. Il sindacato attori li considera volti imprescindibili. Nella hall dell'hotel l'emozione è palpabile, testimoni oculari parlano di saluti formali, poi di un sorriso trattenuto che cancella in un istante 20 mesi di distanza. La sera, sul red carpet, posano a 10 passi l'uno dall'altra. I flash impazziscono quando leak interni rivelano che a fine evento i due si sarebbero fermati nella stessa suite panoramica per un cocktail di networking privato. Fonti interne raccontano che quel breve incontro, fatto di chiacchierate su progetti futuri e battute in codice, abbia riacceso la curiosità reciproca. Dimet avrebbe confidato a un'amica: non ci eravamo mai davvero persi di vista, ma vederlo di nuovo così sereno mi ha spiazzata. Can, da parte sua, avrebbe ammesso al manager di sentirsi, come dopo un lungo inverno, alla prima luce di primavera. Messaggi criptati e la reunion segreta a Cesme. Da qui parte una raffica di indizi social, una foto di Dimet in riva al mare con la caption "Ritrovare il vento giusto", un selfie di Can sul pontile di un resort a Cesme poche ore dopo, stessa tonalità di cielo al tramonto. Gli utenti più attenti sovrappongono le nuvole negli scatti e decretano che provengono dalla medesima spiaggia. Nel giro di 24 ore l'hashtag cancelletto Demkanagem vola in tendenza mondiale, costringendo i rispettivi uffici stampa a barricate di "no comment".
La verità? In quei giorni di dicembre i due si erano concessi un ritiro lontano dai paparazzi, ospiti di un imprenditore dell'entertainment, fra yoga all'alba, cucina egeana e lunghe passeggiate senza scorta. Secondo chi ha servito ai tavoli, passavano ore a rileggere insieme vecchie pagine di sceneggiatura annotando a matita le battute che li avevano fatti innamorare della recitazione. Un ritorno alle origini, insomma, per ricordarsi perché si erano scelti, prima ancora che come coppia, come complici d'arte. Il progetto comune che cambia tutto. Nel frattempo, i produttori di una piattaforma mondiale, rumors parlano di un colosso californiano, avevano avviato trattative separate con entrambi per una miniserie ambientata fra Istanbul e New York, trama a metà fra dramma familiare e romance d'alta quota. Quando gli executive scoprono l'avvicinamento, propongono di affiancarli come coprotagonisti. Condizione essenziale: la sceneggiatura dovrà essere approvata da entrambi, per evitare che i tabloid strumentalizzino la loro vita privata. Il si arriva in una cola 6 voci, con gli avvocati collegati da 3 fusi orari diversi. Pare che Dimet abbia posto un'unica clausola: massimo rispetto per la nostra privacy, niente set aperti ai visitatori. Khan ha aggiunto: se la storia convincerà il pubblico, voglio che si parli del nostro lavoro, non delle cene fuori orario. Un patto da cui ripartire non come ex, ma come professionisti maturi. Il weekend di Roma che infiamma il web. A gennaio 2025, a contratto fresco di firma, i due volano a Roma per reading di sceneggiatura. Gli avvistamenti si moltiplicano: passeggiata serale a Trastevere, cappuccini condivisi all'alba in un bar del ghetto, shopping rapido in via del Corso. Ogni scatto rubato fa esplodere i social. Alcuni fan gridano già al matrimonio, altri difendono il diritto a una semplice amicizia. La stampa scandalistica italiana titola "Fidanzati sul set e nella vita?". I diretti interessati restano in silenzio, ma un dettaglio non sfugge: Khan, notoriamente restio a firmare autografi in contesti privati, concede pose sorridenti solo quando Dimet gli è accanto, quasi a indicare che l'energia in duo è la sua zona di comfort. Tra cuori e contratti, le reazioni del settore. L'industria televisiva turca vive la notizia come un terremoto positivo. Investitori e brand sponsor scommettono su un ritorno mediatico dal valore di decine di milioni di dollari. Le agenzie pubblicitarie discutono già di campagne congiunte, dalla moda eco-chic all'high-tech, tutti vogliono il volto della nuova riconciliazione. Intanto, psicologi dei media analizzano il fenomeno. Il pubblico proietta su di loro il desiderio di seconde possibilità, afferma un sociologo dell'Università di Izmir. In un'epoca di rotture lampo, vedere due star riannodare i fili appare rivoluzionario. Il nodo privacy, amore o marketing? Naturalmente, non mancano i detrattori. Alcuni columnisti insinuano che la reunion sia una manovra di marketing, orchestrata per massimizzare l'IPE attorno alla nuova serie. Un blogger mette in fila coincidenze temporali, firma del contratto, fuga romantica, e adesso? Primo teaser in uscita a giugno? Altri, al contrario, difendono l'autenticità del sentimento. Gli occhi non mentono, scrive una fan su Twitter, accompagnando il post con uno slow motion dello sguardo che Khan lancia a Dimet durante un recente spot umanitario. Da parte loro, gli attori scelgono la via dell'equilibrio, continuano a condividere momenti di lavoro, backstage di prove dialogate e sessioni di training fisico, ma tengono il resto rigorosamente lontano da smartphone e storie. Un confine labile che alimenta curiosità senza concedere appigli agli sciacalli del gossip. Conclusioni e domande aperte. Oggi, mentre vi racconto questa storia, il primo chunk della miniserie è fissato per luglio 2025 sul Bosforo. Sul set vigerà un embargo fotografico, ma sappiamo già che lo script esplorerà temi di fiducia tradita e rinascita, quasi fosse un riflesso narrativo della loro esperienza reale. Riusciranno Dimet Özdemir e Can Yaman a trasformare la pressione mediatica in carburante creativo? Il loro riavvicinamento è la prova che i sentimenti autentici resistono agli uragani dello show business, o solo l'ennesima dimostrazione che in televisione nulla accade per caso? Scrivetemi nei commenti se credete alle seconde opportunità, se pensate che il confine fra scena e vita sia davvero così sottile e, soprattutto, se siete pronti a seguire insieme questa nuova avventura.
Lasciate un like, attivate la campanella e restate sintonizzati, vi prometto aggiornamenti esclusivi e dietro le quinte imperdibili. Grazie per essere rimasti con me fino alla fine, ci vediamo nel prossimo video.